Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questo graziosissimo secchiello che state già intravedendo ora. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a seguirmi su Instagram. Per realizzare questo progettino ho utilizzato un piccolo set composto da un fondo con piedini del diametro di 12 cm nella variante panna con in abbinato una tracollina degli stessi colori e dello stesso hardware. Ho poi utilizzato un filato, ho scelto il Tie Skinny variante panna di Casa Tessiland, dopodiché ho abbinato dei ponticelli dorati, un sacchettino in juta 18x23, un pezzettino di rete che ora non vedete della dimensione 39x11 e detto questo direi che possiamo tranquillamente passare al nostro tutorial. Inizieremo la lavorazione di questo progetto dal fondo. Partiamo da un punto qualsiasi, inseriamo l'uncinetto ed incorporiamo il filato con una catenella. Realizziamo nello stesso punto 2 maglie basse. E così facciamo per tutto il nostro giro, quindi realizzeremo 2 maglie basse in ogni foro. Chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima nel primo punto e realizziamo il consueto giro di maglia bassa in costa, una catenella e punto su punto realizziamo una maglia bassa in costa retro, accertandoci a fine giro di avere un multiplo di 2. Chiudo il mio giro con una maglia bassissima nella catenella, 2 catenelle, salto un punto, entro in quello successivo realizzandoci 2 mezze maglie alte nello stesso punto, salto un punto, entro in quello successivo col filo sull'uncinetto, realizzo 2 mezze maglie alte. Dobbiamo ripetere questa operazione per tutto quanto il giro. Chiuderemo ogni giro con una sola mezza maglia alta in questo modo, quindi non termineremo con la coppia ma solamente con una mezza maglia alta. Ci andiamo a chiudere naturalmente nella seconda catenella che abbiamo realizzato di inizio giro con una maglia bassissima. Realizzeremo il secondo e tutti i giri pari interamente a maglia bassa, lavorando punto su punto le maglie come si presentano. Ci chiudiamo con una maglia bassissima nella catenella iniziale e replichiamo il giro numero 1, 2 catenelle, senza mai voltare il lavoro. 2 catenelle, saltiamo una maglia e 2 mezze maglie alte nella maglia successiva. Filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo in quello successivo e realizziamo 2 mezze maglie alte in quello successivo. È molto semplice, basterà ripetere la riga 1 e la riga 2 fino a raggiungere l'altezza che desideriamo. Sono arrivata ad una altezza di 15 cm ed ho già preparato tutto quello che mi occorre per procedere adesso. Ho ritagliato uno scampolo di rete di 39 cm di lunghezza per 11 che ho già chiuso in cerchio semplicemente annodando i 2 lembi con un pezzetto di cordino. Per trovare la misura corretta della nostra rete basterà moltiplicare il diametro del nostro fondo, nel mio caso 12 cm, per 3, 14. A me risulta 37,5, circa 37,6. Ho allungato un pochino per poter sovrapporre i 2 lembi. In questo modo io ho ricavato già uno scheletro da inserire all'interno della mia pochette. A questo punto vado ad inserirlo e con l'aiuto dei segmenti di cordino e del mio ago da lana lo vado a fissare alla mia scocca. Come vedete, la parte finale, gli ultimi 3 cm, sono liberi dalla rete. Questo ci consentirà poi di andare a chiudere il nostro secchiello. Entro in uno qualsiasi dei punti prendendo la rete e la lavorazione e altro non faccio che passare dal lato opposto in modo da ancorare la lavorazione alla rete e vado ad eseguire 4 nodini in 4 punti della mia borsa.
siamo arrivati al momento di piazzare i nostri ponticelli. Per individuare i punti basterà semplicemente contare le maglie che abbiamo nel bordo e dividere in due. Ecco le postazioni dei nostri ponticelli. Naturalmente li andremo ad apporre prendendo la rete, quindi non nella parte superiore, ma scenderemo un pochino più in basso. Inseriti i nostri ponticelli, ci muniamo di un sacchettino in juta delle dimensioni di 18 x 23 e lo andiamo a calzare all'interno. Ci farà da fodera. Assicuriamoci di far combaciare la coulisse con i ponticelli in modo da avere poi un risultato più simmetrico. Quello che dobbiamo fare adesso è cucire con ago e filo la nostra fodera al corpo borsa, andando a fare la nostra cucitura al di sotto del bordo di entrambi i nostri pannelli. La coulisse deve restare libera di scorrere, quindi noi andiamo sotto la coulisse e appena sopra la nostra rete. Vedete? Non vado nel bordo dei miei due pannelli, ma vado sotto, mi lascio sempre quei 2-3 centimetri proprio per avere poi una chiusura molto più omogenea. Ora inserisco l'ago e piano piano vado a realizzare la mia cucitura lungo tutto il perimetro. Fate attenzione, mi raccomando, a passare sempre con l'ago al di sotto del laccetto della coulisse. In questo caso io non userò delle pinze. Qualora doveste trovarvi comode, potrete senz'altro utilizzarle. Io mi regolo molto bene con la rete e con appunto la coulisse, il laccettino. Andiamo avanti per tutto il perimetro e poi inseriremo nei ponticelli la nostra tracolla. Si presenta così il nostro secchiellino terminato. Guardate che carino, con la tracolla abbinata, tutto ton sur ton, davvero molto molto elegante. Andiamo ad aprirlo. Naturalmente potrete scegliere un'apertura differente rispetto alla mia. Io ho scelto un sacchettino in juta dato il periodo ancora caldo, ma potrete sostituire questo sacchettino con un qualunque sacchetto voi vogliate. Volendo potete anche andarlo a fermare nella parte inferiore con qualche punto di ago e filo, e questo è quanto. Io lo trovo davvero molto molto grazioso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi lascio naturalmente i link di tutti i materiali nell'info box e vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ed anche a seguirmi su Instagram. Per supportare il canale cliccate sull'icona grazie e aggiungerete con una piccola donazione un vostro commento in evidenza. Come sempre vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.